Cari amici di Crazy Motor Life, benvenuto ad un nuovo appuntamento. Oggi con l'amico e designer Alberto Biceco parleremo delle fasi di prototipazione. Vado alle ciance e facciamolo entrare immediatamente in studio. Ciao Alberto, come stai? Ciao Giacomo, grazie ancora per l'invito a questa nuova puntata. Veramente interessante, questa volta andremo a vedere come un bozzetto, quindi un concept design iniziale, viene trasformato in un prototipo. È la fase anche più interessante dopo il concept design perché cominci a vedere la moto, cominci a gustarne lo stile, cominci a vedere veramente come verrà. Sono molto curioso di sapere anche che cosa ne penseranno i tuoi followers e le persone che ti seguono. Tutto questo dopo la sigla. Eccoci allora di nuovo in studio. Alberto, facciamo vedere subito la prima immagine che mi ha inviato. Io leggo concept design, modello 3D, rendering, prototipo. Spiegaci un po'. Allora, innanzitutto queste immagini sono riferite al progetto della Demon Hypersport che ho curato alcuni anni or sono. Il prototipo è stato presentato nel 2020 in realtà. Per questo progetto ho seguito sia la parte di concept design che di sviluppo del modello 3D e poi in collaborazione con l'azienda stessa la creazione del prototipo. In questo caso potete anche vedere come dal concept design al modello finale ci siano delle differenze. Questo perché la fase di modellazione 3D e di prototipazione è stata utilizzata come parte del processo creativo. Quindi noi siamo andati a evolvere quello che è stato il concept iniziale durante le fasi di prototipazioni per migliorarlo, per cercare di creare una moto ancora più bella e ancora più interessante dal punto di vista stilistico. Nel momento in cui, diciamo, l'azienda individua quello che è il bozzetto, il concept che gli piace, da lì inizia la fase di prototipazione, ovvero la fase per cominciare a sviluppare quello che è l'idea della moto in qualcosa di tangibile. Il primo lavoro che viene fatto è in realtà un lavoro molto tecnico di analisi, ovvero questo è semplicemente un disegno fatto a mano libera, fatto con una tavoletta grafica, quindi non c'è ancora un lavoro di creazione dei volumi e delle proporzioni corretto. Per aiutare quelle che sono le persone che si occupano della modellazione 3D, in questo particolare caso l'ho fatta io tramite SolidWorks, ma solitamente nelle grandi aziende esistono due persone separate, ognuna con i propri skills, con le proprie competenze, una che fa il concept design iniziale e l'altro che fa la modellazione 3D. Per aiutare le persone che fanno la modellazione 3D a correttamente interpretare i volumi e le forme di quello che è il bozzetto stilistico, si utilizzano delle tecniche pittoriche, chiamiamolo così, dove si definiscono quelle che vengono chiamate linee isometriche più o meno, ovvero viene creato un reticolo dividendo i vari elementi che saranno in plastica, in alluminio, fibra di carbonio, per aiutare queste persone che si occuperanno della trasformazione del concept nel modello 3D, in un certo senso guidare quella che è la trasformazione. Questo è un punto molto importante perché ogni volta che c'è un passaggio di mano dal concept designer al modellatore 3D a chi fa i prototipi, c'è sempre un margine di interpretazione. Quindi se si vuole mantenere il più possibile e guidare la trasformazione da un passaggio a quell'altro, è importante definire molto bene e aiutare il 3D modeler a interpretare correttamente quello che erano le nostre intenzioni iniziali. Questo è un esercizio che ho fatto apposta per questa puntata, quindi ho preso uno dei bozzetti che sto preparando per il nuovo progetto, un dettaglio in particolare della fiancata del serbatoio, e ho provato a fare questo tipo di analisi di cui ti parlavo. Come puoi vedere, ho diviso in tre parti quelli che sono i componenti, ok? Quindi c'è la struttura principale che è quella rossa, una struttura secondaria che è quella blu e una struttura terziaria che è un dettaglio che è in verde, che potrebbe essere per esempio fatto in alluminio. Le curve che io ho disegnato vanno a definire non solo la curvatura, ma anche come sono creati i punti di giunzione, oppure come viene creata la transizione tra una superficie e l'altra. Questo tipo di esercizio aiuta moltissimo chi fa la modellazione a 3D a capire effettivamente come andare a modellare e come andare a creare questo tipo di pezzo qui. In questa fase qui c'è anche un'analisi preliminare tecnica. Questi non sono solo disegni, vengono trasformati poi in pezzi di plastica, pezzi di alluminio. Quindi una volta fatto questo esercizio si cerca di andare a capire anche come andranno montati o come andranno fissati a quello che è lo chassis, il telaio, la struttura
struttura della moto. Questo anche per cercare di evitare di mettere 100.000 viti, che non sono mai belle da vedere. Quindi si cerca di creare una sequenza di montaggio in modo tale che le plastiche che vengono applicate vadano a coprire i punti di fissaggio delle varie plastiche. Questa è una delle tecniche che vengono utilizzate per ridurre il numero di viti visibili e cercare di avere uno styling il più pulito possibile. Certe volte le viti vengono utilizzate anche come elemento estetico, ma nella maggior parte dei casi si cerca un po' di nasconderle. Anche per un altro motivo, perché essendo carenature montate su un veicolo che ha delle vibrazioni, molto spesso oltre alla vite bisogna mettere delle rondelle in gomma che assorbono la vibrazione ed evitano che con il lungo andare le vibrazioni della moto vadano a rompere le plastiche. Questo è il primo passaggio. Quell'esercizio lì viene ripetuto per tutti gli elementi della moto e poi la persona che si occupa della modellazione 3D comincia a impostare i volumi, a raffinare i volumi. Di solito viene fatto un lavoro insieme a due mani, insieme al designer, che man mano che vengono creati i volumi cerca di capire se la curva è corretta, se quell'andamento tra superfici è corretto, eccetera, eccetera. Qualche volta, adesso non è rappresentato qui, ma se il bozzetto è fatto opportunamente in scala, addirittura è possibile con il CAD mettere il bozzetto dietro al modello 3D e andare a disegnare le linee come se si avesse un riferimento diretto. Una volta si facevano i bozzetti in scala 1:1, si andava praticamente a creare una stampa in 2D di quello che era la struttura, il chassis, il telaio e tutti i componenti della moto meccanici e si cominciava ad andare a disegnare sopra in modo tale da avere una scala 1:1 di quello che sarebbe stato poi il disegno finale. Questo è un modello 3D che è stato poi utilizzato per il prototipo della Damon, è stato realizzato in SolidWorks e qui siamo giusto in una fase di modellazione preliminare. Da cosa si vede che è una modellazione preliminare? Dal fatto che per esempio mancano le divisioni tra le plastiche, mancano i punti di fissaggio, mancano molti dettagli costruttivi di quello che sarà il modello finale. Ora c'è una cosa da dire per quello che riguarda la modellazione 3D, di modelli virtuali 3D. Il problema fondamentale è che purtroppo questi modelli, venendo visualizzati su uno schermo piatto e la modellazione stessa venendo fatta attraverso un CAD e il CAD tu lo vedi attraverso uno schermo, non sono in grado di restituire al 100% quelle che sono le reali sensazioni, il reale impatto visivo del prodotto finale, in questo caso della moto. Quindi i designer utilizzano dei passaggi intermedi per riuscire a meglio capire, meglio visualizzare quello che sarà il futuro prodotto prima di creare la modellazione definitiva. I designer utilizzano principalmente due strade per fare questo. Una è la modellazione clay e l'altra è la modellazione invece 3D, creando poi dei mock-up fatti in polistirolo per visualizzare il modello nella sua realtà. Adesso stanno venendo fuori anche delle nuove tecnologie di realtà virtuale dove tu hai la possibilità di indossare il tuo VR helmet e visualizzare il modello nella realtà virtuale, nello spazio virtuale, e questo sostanzialmente aiuta i designer anche in fase di modellazione 3D senza aspettare di fare il mock-up o di fare il modello in clay, avere un'idea di come sarà il progetto finale. Questo qui è un esempio proprio del mock-up in polistirolo che abbiamo fatto. Il modello 3D è stato semplificato per poter fare questo mock-up perché viene ricavato tramite lavorazione CNC. La lavorazione CNC in questa fase non deve essere così precisa da curare tutti i dettagli, altrimenti verrebbe anche a costare un'eresia. Si vanno a creare le superfici di massima, i volumi di massima, per avere un'idea di come sarà il risultato finale della moto. Già per esempio in questa fase qui, quando abbiamo fatto questo bozzetto qua, ci siamo accorti di almeno due particolari che andavano sistemati a livello di progetto. Ci siamo accorti che la seduta nella parte del cavallo era troppo larga, quindi era scomoda la sella e abbiamo dovuto scavare di più il fianco in modo tale da rendere la moto più confortevole e poi abbiamo aggiunto un dettaglio sul lato per rendere più fluida tutto il design. Dal sorriso che vedi sulla mia faccia quando sono montato sul modello puoi capire che eravamo abbastanza soddisfatti del risultato di come stava venendo la moto. Qual è la differenza tra fare il modello in clay e fare un modello ricavato da CNC in polistirolo come questo? Allora, il metodo tradizionale per creare prototipi è quello della modellazione in clay. Quindi si prende il telaio reale della moto con tutte le sue componenti già sistemate, si comincia a aggiungere questa clay che sostanzialmente è una sorta di resina argilla e si comincia
comincia a modellare come fa uno scultore la resina in modo tale da seguire quello che è il concept design creato dai designer. La parte positiva di questo sistema è che è in grado di restituire veramente l'aspetto finale della moto. Dall'altra parte è un processo che è abbastanza lento, perché è manuale, perché è quasi artistico, viene fatto da dei veri e propri artisti del clay, e in questo caso qua ci vuole del tempo. Immagina modellare la moto e cercare in un certo senso di andare a ricostruire tutte le linee ed eventualmente anche a modificare, perché le modifiche vengono fatte a livello scultoreo proprio sul prototipo man mano che nasce. Cosa succede? Una volta che è stato definito il modello in clay, solitamente si fa una scansione 3D digitale del modello, e da questa scansione digitale poi chi si occupa della modellazione 3D ricostruisce le superfici nel modello virtuale per poi passare alla progettazione esecutiva. Una volta che è stato definito praticamente quello che è il design 3D e la modellazione 3D abbastanza dettagliata, questa modellazione 3D può essere utilizzata anche per cominciare a creare un po' di materiale visivo che le aziende possono utilizzare, per esempio, per cominciare a fare qualche sneak peek o qualche anteprima della moto, in quanto grazie al modello 3D, che noi adesso lo vediamo statico, ma in realtà, come tu sai, si può ruotare a 360 gradi, lo si può inserire in uno sfondo, eccetera, eccetera, si possono ottenere i cosiddetti rendering fotorealistici. Questo qui è un rendering fotorealistico. È stata presa il modello 3D creato a computer, tramite dei software specifici è stata creata l'immagine fotorealistica, e poi a Photoshop ho fatto gli ultimi ritocchi, dove per esempio ho inserito le ruote prese da una fotografia di una moto esistente per cercare di dare un po' di più realismo a quello che è il risultato finale della moto. Queste immagini servono proprio per sia avere una buona idea di quello che sarà il risultato finale della moto, ma anche per visivamente cominciare a creare un po' di attenzione e creare un po' di aspettativa per quello che riguarda il progetto. Sopra la scritta Damon c'è quella parte grigia. Sì, quella che sembra praticamente una fibra di carbonio 3D. Bravissimo. Allora tu vedi che c'è una zona che è più grigia e densa e una zona che invece che fa quasi una virgola. La trama è uguale, ma diciamo ha uno sfondo nero quasi dietro la trama. Questo era causato dal fatto che questa tramatura praticamente era quasi piatta sui lati, in modo tale da creare un grip per le ginocchia quando sei in piega, e poi creava un effetto tridimensionale curvandosi e creando profondità, per cui faceva anche da estrattore di aria calda. Quella particolare trama era stata studiata per offrire questo doppio vantaggio. Da quel modello 3D poi cosa è stato fatto? Il modello 3D che noi avevamo creato è stato sezionato in tantissime piccole parti, perché la stampa 3D non ha dei formati enormi di stampa, quindi 400 mm per 400 mm. Quindi come tu puoi vedere nella fiancata si vedono ancora le linee di giunzione di tutti i pezzi che sono stati stampati uno per uno e poi assemblati insieme. Questa è la fase dove in un certo senso ci si comincia veramente ad avvicinare a quello che sarà il prototipo finale. Come potete anche notare da queste immagini, sotto c'era il telaio di un'altra moto. Quindi noi siamo andati a vestire questo telaio. Questa scelta, che è un po' inusuale, è stata dovuta dal fatto che questo prototipo è stato creato prima di avere la struttura definitiva meccanica della moto, cosa abbastanza inusuale. Solitamente parti dal telaio e dalla parte meccanica della moto e la rivesti. In questo caso è stato fatto quasi il contrario. È stato utilizzato un telaio esistente, è stata carenata la moto, demandando lo studio del telaio in un momento successivo. Questo è meglio essere precisi in questo caso qua, perché sicuramente alcuni dei tuoi... Sì, hanno già riconosciuto il telaio. Esattamente, quindi vale la pena di precisare questo discorso qui. L'idea, tra l'altro, attorno a questo primo prototipo era quello di creare una piattaforma per il sistema di awareness che Damon stava sviluppando a quel tempo. Detto questo, possiamo anche passare un po' a quello che è l'ultima immagine. Per la precisione non è un mio progetto questo qua, è una foto che abbiamo preso semplicemente per far vedere che cos'è una modellazione clay, che appartengono a un MV Augusta Brutale. Sono state create in clay, si vede il motore, si vede il telaio, si vede tutta la parte dello scarico, si vede il fanale
fanale anteriore, e poi questi tecnici hanno sviluppato tutto lo styling della nuova moto lavorando con queste resine e cercando di seguire quelli che erano i bozzetti iniziali creati dai design. Questa fase può essere utilizzata anche proprio per rifinire quelle che sono le divisioni tra le plastiche. Questo è molto importante perché lì si può andare a ragionare anche non solo a come le carenature della moto andranno montate, ma anche come intervenire in fase di manutenzione, come devono essere smontate le carenature, secondo quali sequenze, come andare a montare, come creare i punti di fissaggio, eccetera, eccetera. Questa non è semplicemente una fase creativa, è una fase tecnico-creativa, perché mentre che si sta sviluppando la parte di styling, si va anche a ragionare su quello che sarà il successivo passaggio alla progettazione esecutiva, dove si vanno a prendere queste forme e le si va in un certo senso a industrializzare. Il passaggio di industrializzazione è molto delicato, perché a quel punto lì devi cominciare a ragionare tecnicamente come realizzare i vari componenti, quale spessore avranno le plastiche, come devono essere rinforzate, come devono essere attaccate al telaio, su quali punti, in base anche a cosa c'è a disposizione sotto, perché se per esempio vuoi fare un punto ma sei distante dal telaio, devi andare a creare delle staffe di fissaggio, oppure devi cercare di creare il componente in modo tale che sia ben fissato, tenendo sempre presente che stiamo parlando di un veicolo in movimento e quindi è sottoposto a vibrazioni, a sforzi, è sottoposto addirittura alla pressione del corpo del guidatore, che muovendosi per esempio nel trasferimento di peso esercita delle pressioni nelle plastiche, e tutti questi elementi devono essere presi in considerazione quando in un certo senso si vanno a sviluppare la parte di styling. È per questo che i designer che lavorano in questi settori vengono chiamati industrial designers. Questo spero ti abbia dato un'idea abbastanza completa di quello che è il processo di sviluppo. Tra l'altro, con il nostro progetto della Sport Naked che stiamo sviluppando ora, siamo proprio agli inizi di questa trasformazione. Stiamo finendo la parte di concept design, i passi successivi saranno esattamente quelli che abbiamo appena spiegato, per arrivare poi a un prototipo funzionante come quello qui in foto. Quindi diamo appuntamento alla rubrica Crea la tua moto. Quando, Alberto, possiamo svelare quando possiamo dare qualche dato per quanto riguarda il telaio, per quanto riguarda... Questa è una bellissima domanda. Allora, la prossima puntata sicuramente saremo in grado di mostrare magari quello che è lo styling finale che è stato prescelto. Spero magari per la prossima volta di cominciare a far vedere qualcosa di questi bozzetti di miglioramento e di studio dei particolari, e magari anche qualche abbozzo del modello 3D che magari, se ci riusciamo a vederlo che ruota in prima istanza. Ci organizzeremo per riuscire a farlo, quindi... Benissimo. E io mi aspetto anche qualche domanda eventualmente da parte delle persone che ti seguono. Sarò ben felice di rispondere se hanno qualche particolare curiosità su come viene appunto sviluppato questo processo. Alberto, io ti ringrazio per questa interessantissima puntata, o più una video lezione direi, che qui a Crazy Motor Life. A tutti voi che ci seguite è inutile che vi chiedo di iscrivervi al canale, è inutile che vi chiedo di seguirci sui social, perché se non lo fate vi perdete le video lezioni di Crazy Motor Life e di Alberto Biceco. Alberto, grazie ancora e grazie a presto con la nostra rubrica Crea la tua moto qui a Crazy Motor Life. Tutti voi che volete sapere delle cose in più, delle nozioni in più, o avete anche delle domande specifiche, basta digitare qua sotto. Ciao! Ciao a tutti, grazie.